Quanto pesa la luce che ogni giorno illumina la Terra? Ha senso porsi questa domanda? Parliamone un attimo. Ciao, sono Marco, per gli amici e le amiche il CUS e questa è la fisica che non ti aspetti. Qualche settimana fa ero per lavoro negli Stati Uniti e un mio collega era tutto agitato per qualcosa che aveva appena realizzato in laboratorio. Io gli ho chiesto: Carlos, che succede? Che hai combinato? E la sua risposta è iniziata con queste parole: Marco, ti ricordi l'espressione del momento del fotone? Ok, me la ricordavo, ma senza entrare nel merito di quello che Carlos aveva fatto, mi sono detto: voi sapevate che la luce può spingere le cose? Che una radiazione abbastanza intensa è in grado di deflettere il moto di oggetti molto leggeri? E da quanto sappiamo questa cosa? Ma cominciamo dalla domanda di base. Cos'è il momento? Il momento o quantità di moto è una grandezza che normalmente associamo ad oggetti dotati di massa e che si muovono a una certa velocità. Se ignoriamo le correzioni relativistiche, la definizione di momento è molto semplice. È il prodotto della massa dell'oggetto per la sua velocità. In termini piuttosto terra-terra, è la grandezza che ci dice perché è meglio che ci venga addosso una mosca a 50 km all'ora e non un treno a 5 km all'ora. E questo perché la forza che un corpo esercita su un altro è pari alla variazione del suo momento nel tempo. Ovviamente un treno, per quanto lento, ha molto più momento di una mosca. Teniamo a mente questo rapporto tra forza e momento perché ci servirà dopo. Oggi la nostra interpretazione della luce è di tipo particellare. Un raggio di luce è costituito da uno sciame di fotoni. Ora, i fotoni non hanno massa e quindi potremmo pensare che per questo non possiedano momento. Ma non è così. Arriveremo a definire il momento di un fotone, ma capite che è relativamente intuitivo pensare che uno sciame di corpuscoli che colpisce una superficie possa esercitare su di essa una forza, così come il vento, che è uno sciame di molecole, muove i bracci di un anemometro. È dai tempi di Keplero, e quindi dall'inizio del Seicento, che perlomeno si ipotizza il concetto di pressione di radiazione. Keplero lo utilizzò per giustificare il fatto che le code delle comete sono sempre rivolte dalla parte opposta rispetto al Sole, e questo perché la luce solare, esercitando una pressione e di conseguenza una forza sulla cometa, ne strappa piccoli frammenti che vengono scagliati per l'appunto lontano dal Sole. La prova sperimentale dell'esistenza della pressione di radiazione risale però al 1900 per merito di Piotr Lebedev e fu ottenuta tramite l'impiego di un radiometro di Nichols. Questo apparecchio, da non confondersi col radiometro di Crookes, che è questo aggeggio qui, è costituito da un'ampolla in cui è stato tirato il vuoto, nella quale una piccola giostra costituita da due foglioline metalliche riflettenti viene appesa a un filo spesso fatto di quarzo, ma vedremo alla fine del video come funziona. Ma perché la luce dovrebbe esercitare una forza quando colpisce una superficie? La spiegazione deriva dalle equazioni di Maxwell e fu principalmente derivata dai fisici John Henry Poynting e Nikolai Umov, motivo per cui il vettore di cui vi parlerò tra un attimo si chiama vettore di Poynting-Umov. Questo vettore rappresenta il flusso di energia o radianza associata ad una radiazione elettromagnetica. Esso esprime la quantità di energia che nell'unità di tempo attraversa una superficie arbitraria e si misura per questo in watt su metro quadro. Il vettore di Poynting-Umov, o S, consente di calcolare quanta energia viene scambiata dalla radiazione elettromagnetica con un sistema, secondo il consueto principio di conservazione dell'energia. Un tot di energia entra in una superficie che circonda il sistema, un altro tot ne esce e la differenza è l'energia ceduta al sistema stesso. L'energia trasportata dalla radiazione può essere convertita in altre forme, la più tipica di questa è il calore, ma non è l'unica. Il vettore di Poynting-Umov ha la stessa direzione verso della propagazione dell'onda elettromagnetica e rende possibile calcolare la pressione esercitata dalla radiazione in caso di irraggiamento di una superficie. Per semplicità immaginiamo che la radiazione colpisca la superficie perpendicolarmente, ma l'estensione è un caso più generale abbastanza semplice. La pressione esercitata dalla radiazione è definita come consuetudine come la forza applicata diviso la superficie su cui viene esercitata. La forza può essere calcolata come la variazione del momento nel tempo, e questo lo sappiamo dalla seconda legge di Newton. Però la variazione di momento è in generale proporzionale alla variazione di energia trasportata dalla radiazione nel tempo, e quindi al modulo del vettore di Poynting-Umov. Quindi in ultima analisi la pressione esercitata
risulta proporzionale all'intensità del vettore S. Bene, questa è sostanzialmente la spiegazione classica della pressione di radiazione, quella descrivibile con la fisica di fine Ottocento. Come facciamo oggi a spiegare lo stesso fenomeno con la fisica di oggi? Torniamo proprio al 1900, anno in cui Planck propone la celebre interpretazione della radiazione di corpo nero tramite l'assunzione che la radiazione elettromagnetica possa scambiare energia solo in blocchetti ben definiti, da lui denominati quanti, il cui valore è equivalente alla frequenza della radiazione moltiplicata per un'opportuna, piccolissima costante che noi oggi chiamiamo costante di Planck. Quello che per Planck era solo un artificio matematico per spiegare lo strano comportamento dei corpi neri sarebbe diventato da lì a pochi anni la definizione dell'energia di una particella chiamata fotone. Il fotone, lo sappiamo dalla fisica delle particelle, non possiede massa, eppure deve possedere un momento. Lo sappiamo perché è dal 1600 che abbiamo osservato come la luce possa sospingere granelli finissimi di materiale. Non è che siccome abbiamo cambiato il punto di vista sulla natura dobbiamo dimenticare quello che abbiamo già osservato. Dobbiamo solo descriverlo con altri criteri. La famosa equazione E uguale mc quadro di Einstein è, come probabilmente saprete, e se non lo sapete in descrizione vi lascio il mio video sulla serie della relatività in cui spiego questa cosa, è solo un caso particolare di un'equazione più generale che dice che l'energia di una particella elevata al quadrato è data dalla somma di due fattori. Uno è appunto mc al quadrato tutto al quadrato, ma l'altro è il prodotto del momento della particella moltiplicato per la velocità della luce tutto al quadrato. L'equazione più famosa del mondo è il caso particolare di una particella dotata di massa e ferma rispetto al sistema di riferimento inerziale da noi scelto. Ma se invece scegliamo un altro caso particolare, ossia quello di una particella priva di massa come il fotone, allora l'equazione si riduce a E uguale P per C. E da questa possiamo ricavare l'espressione per il momento del fotone, ossia P uguale E diviso C. E quindi, secondo Planck, P uguale hν diviso C, o h diviso lambda se preferite usare la lunghezza d'onda al posto della frequenza. Quindi, anche il fotone possiede un momento ed è in grado di esercitare una forza, proprio come fanno le palline dotate di massa. Possiamo anche osservare una cosa importante ora, c'è una grossa differenza nel valore della forza applicata dalla luce se viene irraggiata una superficie riflettente o una assorbente. Nel secondo caso, infatti, la luce viene appunto assorbita e il suo momento passa dal suo valore iniziale, diciamo P, a 0. Nel secondo caso, invece, la luce viene riflessa e quindi il suo momento non cambia in intensità, ma diverso. Questo corrisponde a una variazione del momento pari a 2p e quindi se irraggiamo una superficie riflettente la spingiamo di più rispetto ad una superficie nera e opaca. Benissimo, ma a parte essere un interessante quanto debolissimo fenomeno, la pressione di radiazione ha qualche applicazione pratica? Ed esistono casi in cui dobbiamo tenerne conto per spiegare qualche altro fenomeno? Domanda retorica, ovviamente, la cui risposta è sì. Intanto rispondiamo alla domanda con cui ho aperto il video. La luce che colpisce la Terra pesa? Beh, ovviamente la luce solare trasporta una certa quantità di energia e questa può essere calcolata conoscendo la potenza che il Sole irraggia nello spazio circostante e la distanza a cui la Terra si trova. Mediamente l'irraggiamento sulla superficie terrestre è di circa 1360 watt su metro quadro. Dividendo questo valore per la velocità della luce possiamo trovare la pressione esercitata, almeno nel caso di una superficie perfettamente perpendicolare ai raggi solari, e questa vale 4,5 micropascal, quindi un valore incredibilmente piccolo. Come era facile attendersi, dato che normalmente non ci sentiamo schiacciati dalla luce solare quando usciamo di casa. Tuttavia, quando ci si trova in condizioni in cui non c'è pressione atmosferica, come per esempio nello spazio, questa pressione può essere un grande vantaggio, ma anche un potenziale problema. La più celebre applicazione di questa spinta sono le vele solari, che potrebbero essere utilizzate come mezzo di propulsione per i satelliti, almeno nelle relative vicinanze del Sole. Ad oggi non sono state impiegate se non in un paio di progetti, ma considerando che questo metodo di propulsione non richiede carburante, potrebbe diventare interessante in futuro. Però non bisogna dimenticare
che anche se non abbiamo intenzione di sfruttare la spinta data dalla luce, questa si applica lo stesso. E gli oggetti più piccoli, che hanno un rapporto superficie-massa sicuramente maggiore di un pianeta, sono maggiormente influenzati, soprattutto nel lungo periodo. Questo vale sia per oggetti artificiali come il Viking, che non avrebbe raggiunto l'orbita marziana se non si fosse tenuto conto delle deviazioni dovute alla spinta della radiazione solare, che per oggetti naturali, come le polveri che costituiscono gli anelli di Saturno o in generale la polvere presente nel Sistema Solare. La pressione di radiazione gioca poi un ruolo fondamentale nell'evoluzione stellare, dato che è la combinazione della pressione del plasma e della pressione di radiazione a controbilanciare il collasso gravitazionale delle stelle. Il fatto che il Sole tra qualche miliardo di anni diventerà molto più grande è proprio dovuto al fatto che la pressione di radiazione cambierà quando, esaurito l'attuale ciclo di fusioni nucleari, la nostra stella comincerà a fondere elementi più pesanti e a produrre più energia. Tornando invece con i piedi per terra, l'intensa radiazione dei laser può essere impiegata per spingere piccolissimi oggetti dagli atomi a minuscole goccioline e per manipolare la materia su piccola scala. Le optical tweezers, le pinzette ottiche inventate nel 1970 e che valsero ad Ashkin il premio Nobel per la fisica, 40 anni dopo, ma vabbè, sono state poi usate per intrappolare atomi e molecole. Questa è forse la tecnica più efficace che conosciamo per raffreddare un gas, letteralmente separando le sue particelle che viaggiano a velocità più bassa. Anche questo impiego della pressione di radiazione è valso un Nobel a Chu, Cohen-Tanuji e Phillips. E le applicazioni di questo fenomeno sono tante altre, ma direi che possiamo fermarci qui. Probabilmente vi sarà rimasta la curiosità di sapere cosa ha fatto Carlos, ma trattandosi di cose di lavoro, e siccome ho deciso da subito, quando ho aperto il canale, di non parlare di cose legate al mio lavoro, vi lascerò con la vostra curiosità. Invece, se volete sapere come funziona il radiometro di Nichols, ecco qua. Abbiamo detto che il sistema è costituito da un filo di quarzo al quale sono appese due lamelle riflettenti. Quando la luce colpisce una delle due facce della giostra, esercita una forza. Il momento di questa forza, ossia il prodotto della sua intensità per la distanza del punto di applicazione dall'asse del filo, provoca una torsione del filo di quarzo in quel verso. Dato che si conosce la rigidezza torsionale del quarzo, cioè si sa quanto momento serve per farlo torcere di un certo angolo, in maniera analoga ad una molla che si allunga quando applichiamo una forza alle sue estremità, possiamo risalire al momento della forza esercitata dalla radiazione e quindi alla forza stessa. Facile, no? Bene, questo video finisce qui. Se vi è piaciuto mettete un pollice in su e iscrivetevi al canale. E la prossima volta che qualcuno vi chiederà se la luce che arriva dal Sole esercita una qualche forza sulla Terra, voi saprete come rispondere. Perché anche a voi le altre persone chiedono cose del genere, no? No? Io vi ringrazio per la visualizzazione, vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando, siate curiosi. La fisica è là, dove non ve l'aspettate.